Ogni storia ha il suo passo. Io sono la voce di Selene e se vuoi possiamo seguirla insieme. Basta restare in ascolto. L'uovo nero. In un villaggio, stretto tra alberi contorti e nebbia perenne, viveva una ragazza di nome Mira. Era silenziosa, non per timidezza, né per dolore. Camminava lieve, ma non per grazia. Sembrava che il mondo sotto i suoi piedi non avesse consistenza. Sorrideva raramente e mai con gli occhi. I vicini la consideravano gentile, educata, riservata. Nessuno però ricordava di averla mai vista davvero ridere, né arrossire, né tremare. Non era fredda, era altrove. La madre di Mira era morta giovane, quando lei era ancora troppo piccola per ricordarla. Aveva vissuto una vita di spine e aveva imparato che il dolore arriva puntuale. Temeva che la figlia non avrebbe retto lo stesso peso. Così, quando sentì che la sua fine era vicina, chiese aiuto alla foresta. Ed essa, antica e in ascolto, le offrì un dono che doveva essere un gesto d'amore. Una figlia che non avrebbe mai conosciuto la lama a doppio taglio delle emozioni. Mira crebbe sotto quel velo sottile, quasi invisibile. Nulla la feriva davvero, perché nulla la toccava davvero. Nessun giorno le sembrava diverso dal precedente. Nessuna parola, né gesto sembrava lasciarle qualcosa. Il mondo le scivolava addosso come pioggia su vetro. Eppure, in certe sere, quando il vento suonava tra gli alberi e le luci del villaggio si spegnevano, Mira alzava gli occhi al cielo e restava lì, immobile, come se stesse aspettando che qualcosa finalmente la svegliasse. Una sera, mentre il cielo stendeva un velo viola sopra le cime degli alberi, Mira si avventurò nella foresta. Lo faceva spesso per allontanarsi dal villaggio che sembrava sempre troppo carico di gesti che non capiva. Quella sera, però, non era come le altre. La foresta, di solito piena di vita, pareva trattenere il respiro. Perfino le foglie sotto i suoi piedi sembravano non far rumore. Mira camminava, non sapeva verso dove. Ogni passo sembrava rispondere a un invito silenzioso e gli alberi, immobili e attenti, parevano sapere perché lei fosse lì. Arrivò in una radura sconosciuta. Al centro si trovava un albero solitario e alle sue radici, seminascosta da foglie e muschio, c'era una botola di ferro. Era nera, non arrugginita, nera come una notte priva di stelle. Mira si avvicinò. Non si chiese da quanto fosse lì, né perché non l'avesse mai vista.
Non doveva esserci. Eppure era lì. Posò le dita sulla superficie fredda. Il metallo non resistette. Si aprì con un suono secco. Dentro, una scala di pietra scendeva nel buio. Mira guardò in basso. Non sentiva nulla. Scese. L'aria là sotto non puzzava di muffa, ma di tempo passato. Tutto sembrava tacere per rispetto o per paura. In fondo si trovava una stanza circolare, scavata tra radici e terra. E al centro, su un antico altare di pietra, stava un uovo nero, opaco come il carbone, perfetto nella forma, ma anche inquieto, come se qualcosa al suo interno respirasse. Mira si avvicinò all'altare, come spinta da un richiamo sconosciuto. Tese una mano per sfiorare l'uovo e appena le dita lo toccarono, una crepa sottilissima si aprì e qualcosa, per la prima volta, si mosse in lei. Il ricordo di qualcosa che non aveva mai provato. E con esso una lacrima, silenziosa, calda, le scivolò lungo la guancia come una confessione. Quell'uovo non custodiva una creatura, custodiva qualcosa che le apparteneva da sempre. Il suo cuore, messo lì, nel silenzio e nella terra, da chi aveva chiesto al mondo che lei non dovesse mai tremare. E ora si era spezzato, ma non in frantumi, solo quel tanto che basta perché qualcosa finalmente potesse uscire. Niente nella stanza si mosse, ma tutto sembrava diverso. La terra sotto i suoi piedi più calda, l'aria sembrava scorrerle più lentamente nei polmoni e qualcosa nel suo petto prendeva forma. Una tensione nuova. Mira rimase ferma per un tempo che non avrebbe saputo misurare. Nessuna voce la chiamava, nessuna urgenza la spingeva. Eppure sentiva che doveva uscire. I suoi piedi risalirono la scala con la stessa leggerezza con cui erano scesi. La foresta era identica, ma pareva scrutarla con maggiore attenzione. Gli alberi sembravano respirare con lei e il vento sembrava sfiorarla come non aveva mai fatto prima. Camminò senza fretta. Ogni cosa pareva volesse farle spazio. Quando tornò al villaggio, il trambusto del giorno era già un'eco lontana. Restava solo la pace del sonno che riempiva le case. Nessuno la stava aspettando e andava bene così. Non aveva bisogno di essere vista, non ancora, non del tutto, ma ora sapeva di esserci, non solo come presenza silenziosa, non solo come figura che scivola tra le cose. Lei c'era.
Da quel giorno agli occhi del mondo nulla cambiò. Mira continuava a camminare piano, a sfiorare il mondo come prima. E ogni sera, quando la notte arrivava e ogni rumore si quietava, lei chiudeva gli occhi e restava in silenzio, ascoltando il suo cuore battere con un calore nuovo. La storia si ferma qui, ma non finisce. Resta nell'aria, come una traccia lieve, tra le pieghe della notte. Lascia che il silenzio ti avvolga, come un respiro quieto. Che il sonno arrivi piano, gentile, e che tu, anche stanotte, possa lasciarti andare.